Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di The Flowing Wind. Oggi abbiamo con noi Tiziana. Sono un po' emozionata a dire la verità perché racconteremo, anzi ci racconterai una storia molto bella, a lieto fine, e non è da tutti i giorni, insomma, sentirne di così belle. E quindi sono un po', ecco, sì, emozionata insomma, di poterla raccontare. Ehm, Innanzitutto mi piacerebbe che tu ci spiegassi chi sei, che lavoro fai, insomma, che cosa fai, in modo da, insomma, presentarti, e poi se ci vuoi spiegare che cos'è l'ADMO. Buongiorno a tutti, buongiorno Alice, grazie di avermi invitato e grazie per questa tua splendida idea, veramente molto molto bella. Sono emozionata anch'io e in realtà lo sono tutte le volte in cui parlo della mia esperienza, perché parlandone mi sembra un po' di riviverla e nel contempo sono emozionata per tutte quelle persone che grazie ad un piccolo gesto possono vivere questa fantastica esperienza che ho vissuto io. E io sono Leva77, non si dice l'età, ve la faccio contare a voi se siete bravi in matematica. Va bene. E, ok, sono una mamma, ho due bambini oramai adolescenti, bambini, non si dice bambini, si dice ragazzi, ormai adolescenti, e sono un'istruttrice di nuoto di una società qui vicino a casa e sono un orgoglioso tecnico del nuoto di un'altra bellissima società che è di nuovo qui vicino a casa mia. Quando ho ricevuto la chiamata, Aspetta, i spiegaci un miei attimo, spiegaci che cos'è l'ADMO inizialmente, perché l'ADMO. magari non tutti lo sanno. Io non ero informatissima prima, quindi insomma ho dovuto leggerlo, capirlo, informarmi meglio e poi anche iscrivermi, quindi Oh, importante. brava, bravissima, grande. Allora, Non potevo l'ADMO. non farlo a questo punto. Ah, no, no, Eh. assolutamente, anche perché alla fine ti avrei fatto la domanda secca io, ma tu ti sei tipizzata? Allora, l'ADMO è Associazioni Donatori Midollo Osseo, associazione, scusate, Donatori Midollo Ok. Osseo. E cosa siamo noi dell'ADMO? Noi siamo persone normali, umane, che decidiamo ad un certo punto della vita di metterci a disposizione di persone che hanno necessità di ricevere una donazione di midollo osseo. Mhm. Come tutte le cose, nessuno di noi è mai informato, perché apparentemente piace tanto raccontare di cose tristi, ma invece non tanto di cose belle. Io sono stata, diciamo, sensibilizzata alla tipizzazione da un fantastico ragazzo. Giocava a calcio con mio marito. Ah. E quel giorno in cui parliamo del 2012, tempi che sembrano lontanissimi, quando ancora le sensibilizzazioni potevano essere fatte in piazza e dove vedevi tantissimi nasi rossi, quel giorno siamo andati anche io e mio marito e abbiamo deciso di tipizzarci. Mhm. E quel giorno è stata una cosa molto molto semplice, abbiamo fatto un colloquio informativo con dei medici Mhm. e dopodiché, nel momento in cui siamo stati informati su che cos'è la donazione del midollo osseo, ci hanno prelevato una piccola quantità di sangue e quella quantità di sangue è andata in una banca dati dove hanno dato un nome e un cognome al nostro patrimonio genetico. Ok. Questa banca dati è una banca dati mondiale e quando succede che succede spesso, troppo spesso, in questo momento chissà quante persone stanno ricevendo una diagnosi di leucemia o di malattia del sangue, quando succede che una persona si ammala e come salvezza l'unica che ha è una donazione, un trapianto di midollo osseo, questa bellissima macchina che io ogni tanto me la figuro come una donna armata di fucile che è pronta a combattere questa grandissima malattia, va alla ricerca e cerca e ci sono dei contatti dove il mio patrimonio genetico è stato contattato, diciamo, è stato Valutato. diventato, valutato, è stato con il patrimonio genetico del mio Donatore. fratello. Mhm. Fratello, io ero la donatrice per lui era la persona che si era ammalata, aveva bisogno di una donazione e io sono stata chiamata. La cosa importante che c'è da capire è che il donatore entra sano ed esce ancora più sano,
non corre alcun tipo di rischio. Io ho un fascicolone di controlli che mi è stato fatto prima della donazione Mhm. che ha questa dimensione. Quindi non viene messa assolutamente in pericolo la vita o la salute del donatore, Ok, perché comunque purtroppo dall'altra parte c'è una persona che non è detto che riesca ad affrontare il trapianto e che riesca a sopravvivere al trapianto, e quindi si preserva il donatore. ok, È ovvio che poi le forze sono tante in quel momento, però certo. si preserva assolutamente il donatore. Non c'è stato giorno in cui io andavo per i controlli in cui non mi chiedevano: sei sempre sicura, sei sempre sicura. E io sì, fino al giorno in cui ho detto adesso basta, ho detto Non sono chiedetemelo più. sicura, voglio andare avanti, sono assolutamente, sicuramente, io sono abituata, Alice, a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, anche se anch'io ho avuto il mio bicchiere completamente vuoto. Mm, E difatti questa esperienza per me è giunta qualche anno dopo la perdita di uno dei pilastri più importanti della mia vita, mio papà. Io con lui non ho potuto fare nulla, e in questo caso invece ero chiamata per fare qualcosa per qualcuno. Per me è stata una sorta di vero e proprio riscatto nei mm, confronti della vita, e credo che ognuno di noi purtroppo ha momenti felici e momenti tristi. Questo è stato un momento felice, io lo porterò con me per tutta la mia vita e penso anche oltre la mia vita, no? Le cose belle e le cose brutte. E questa è una cosa veramente, veramente bella, e non vedo l'ora che i miei figli a compimento dei 18 anni mi chiedano: mamma, ma accompagni al centro per tipizzarmi anch'io? Perché è certo. veramente, è da pelle d'oca, assicuro che è da pelle d'oca. Guarda, mi ha emozionato. Adesso faccio fatica a parlare, quindi sono un po'... ehm, Allora ti faccio ridere, sì, ti faccio ridere. raccontami un po', allora, sei stata chiamata, che cosa hai Sono stata chiamata pensato? come, e ti dirò come, perché il giorno che mi hanno chiamato io avevo appena portato i miei figli a scuola e io all'epoca stavo cercando casa perché avevo venduto la mia casa. Mhm. Quando ho visto il telefono e ho letto 010 55, e non è numeri Prefisso. telefonici prefissi vicino a casa mia, e il mio primo pensiero è stato: no, un'agenzia immobiliare del centro Genova, no, non ce la posso fare. Perché stavo vivendo una delle mie giornate qualsiasi, una giornata in cui pensavo a cosa far da mangiare ai miei figli e cosa avrei dovuto fare nel pomeriggio. E quando ho risposto e ho sentito: buongiorno, Vivenzi Tiziana, sì, la contattiamo dal... Sì, meno male che ero seduta, devo dirti la verità, ero in macchina, stavo parcheggiando, e meno male che avevo anche finito il parcheggio, se no rischiavo di farmi la fiancata. Mi sono fermata, ho detto sì, e mi hanno chiesto: lei è iscritta al registro donatori midollo osseo, c'è una persona in attesa di trapianto compatibile con lei, vuole continuare, vuole andare avanti. Credo che ci sia stato un sì che abbia riecheggiato per tutta la mia regione, perché ma sì, che bello, che bella cosa che mi state chiedendo. E la domanda che però ho fatto subito io a questa ragazza è stata: quando devo venire? E lei mi disse: calma, calma, devi prima essere contattata da un medico che ti Sì, farà delle domande, e dopodiché inizieremo un iter di controlli per vedere che tutto vada bene, perché cioè, io stavo bene, sapevo di star bene, però a volte quando poi fai dei controlli si scopre che certo. magari Non... hai delle patologie, ma non per questo preoccupanti, che però possono bloccare questa Certo. donazione, questo espianto di midollo. E da lì è stata molto veloce, devo dirti la verità, non per tutti è così veloce, perché mi hanno contattato a gennaio del 2015 e io poi ho donato il midollo a marzo del 2015, quindi è stato Ah, velocissimo. E esattamente dopo questa mia euforia, però devo dirti la verità che c'è mm, stato da parte mia un 10 secondi di trattenere il fiato, e ho pensato: cavolo, io stavo pensando, è un'agenzia immobiliare, stavo pensando a cosa fare per pranzo. Cavolo, dall'altra parte c'è qualcuno che a tutte queste cose non sta pensando. Sta soltanto pensando che deve rimanere aggrappato alla vita. E quello che sapevo sicuramente
e ciò che ne esce dietro, è che dall'altra parte questa persona ha già ricevuto comunque una diagnosi ed è una diagnosi drammatica. E quindi la diagnosi l'hanno ricevuta i genitori, i familiari e, e questa persona sa benissimo che l'unica ancora di salvezza è il trovare un donatore compatibile da qualche parte nel mondo. Mhm. E quindi è quel ricevere quella magica entrata del medico, perché poi sono quasi già tutti messi nelle stanze Mhm. dove vengono preservati anche da banali influenze, Certo. e ricevere quella visita del medico che dice abbiamo trovato il donatore e vuole donare. E quella credo che sia l'emozione grande, capisci? Dietro la mia emozione, sì, sto facendo qualcosa, ma sto bene e so che starò bene, e invece l'altra persona è forse riuscirò a star bene. Quindi ci sono due tipologie per la donazione, quella classica, quella che conoscevo anche io prima di approfondire questo tema, che è quella chirurgica, che è Sì? forse quella che spaventa un po' di più, almeno dal mio punto di vista, o comunque che mette un po' più di ansia, ecco, quella diciamo più nuova, vogliamo chiamarla così. Sì, esatto, sì, da che ne so io credo che negli ultimi anni preferiscono comunque sempre quella in aferesi. E, Mhm. e quando ho donato io in realtà mi avevano detto che avrei potuto comunque scegliere, e devo dirti la verità, all'inizio forse mi spaventava di più l'idea del farmi iniettare una sostanza che avrebbe Ah, portato i miei globuli bianchi da 10.000 a 88.000, perché comunque è quello che doveva succedere. Però è passata anche poi quella paura, perché alla fine ti rendi conto che sei nelle mani di persone competenti che tutti i giorni lavorano su quello. E in realtà sì, è vero, la chirurgica è quella che spaventa di più, e mhm. anche quando siamo in piazza, perché poi io gli anni dopo ho continuato a sensibilizzare e tuttora sensibilizzo nelle scuole con i ragazzi comunque che hanno compiuto 18 anni o che sono in procinto di compierli. Quella chirurgica spaventa di più perché purtroppo è sempre collegata alla disinformazione, Mm. perché quando una persona parla di midollo osseo, una persona collega il midollo osseo al midollo spinale. Ma se fossero la stessa cosa, avrebbero lo stesso identico nome, pensaci. Invece, se è spinale, vuol dire che non è osseo. Difatti, le persone che fanno le donazioni chirurgiche, quando si risvegliano, dicono semplicemente che il fastidio che sentono è quello come quando cadi su del ghiaccio, dare una grandissima sederata sul ghiaccio, ma passa nel giro di nulla. Quello sì, essendo un intervento, comunque devi essere comunque ricoverato, c'è un'anestesia, eh, però in realtà io all'inizio ho detto, va sì, vabbè, dai, è più veloce, no? Mi addormentate. Però poi alla fine sono stata molto quello che mi hanno detto loro. Nel mio Certo. caso loro avevano bisogno di quello, ma non avrei avuto, diciamo, problemi neanche a fare l'altro. Non avevo timori. Ok. Si ha cioè, tu hai conosciuto il tuo donatore o hai avuto possibilità di sapere chi è? Allora, per la legge della privacy sono stata subito informata che non avrei mai conosciuto il mio... a me piace chiamarlo fratello di cellule staminali, perché comunque è un legame forte che esiste tra due persone che non si conoscono e non si conosceranno mai. Mhm. E, e- e dimostra, secondo me, quanto noi esseri umani possiamo essere chiamati esseri umani, perché siamo anche in grado di provare tanto amore, no? Tanto amore, e abbiamo anche la possibilità di poter salvare un nostro fratello essere umano. Mhm. Eh, però non posso dirlo, io perché non posso dire la Non dircelo, nazionalità non voglio... del mio fratello, però io a distanza di poche settimane in realtà dalla donazione ho ricevuto un'email sempre filtrato dall'IBMDR dove lui mi ringraziava, dove lui mi diceva che aveva ricevuto il mio midollo e che inizialmente non si era sentito tanto bene, ma che qualche giorno dopo iniziava a stare un pochettino meglio e si sentiva che sarebbe guarito.
Ho ricevuto poi un'ultima lettera l'anno scorso che ha confermato che è guarito, perché la malattia non c'è più. E Mhm. non posso dire chi è, posso soltanto dire che lui è identico a me in tutto, perché ho detto lui, quindi già sapete che è un maschio e anche lui padre, Mhm. e, e quindi una realtà identica. E Ok. ho ricevuto altre lettere, ci siamo scambiati dei regali, sempre tutto comunque filtrato dalle mie Quindi non vi siete AMDR mai perché visti voi, giusto? non potremo mai vederci. Ok, Non potremo mai vederci, non potremo mai conoscerci perché comunque la legge attuale lo vieta. Ed è bello pensare, secondo me, Alice, che certe forme di malattie, una volta incurabili, possono essere curate semplicemente con un piccolo gesto, un piccolo sacrificio, perché ribadisco, non mi piace neanche chiamarlo sacrificio quello che io ho fatto, perché tutta la gioia, la speranza nel futuro che ho ricevuto indietro non mi fa pensare ho perso tempo, ho rischiato, no, perché uno non ho rischiato e due non ho perso comunque al contempo perché ho vissuto certo. un'esperienza meravigliosa, perché è un'esperienza meravigliosa. E ribadisco, avendo comunque vissuto una brutta esperienza nella quale avrei fatto qualsiasi cosa per tenermi mio Certo. papà con me, che avrebbe avuto la possibilità di veder crescere i suoi nipoti, sapere che la medicina riesce adesso a curare certe malattie, per me dà la speranza che anche la malattia che ha avuto mio padre un giorno possa venire curata, perché non è giusto provare certi dolori, non è bello e noi è bello pensare che noi siamo la cura di noi stessi, perché noi possiamo curarci. Tu fai molta attività con le scuole, con i ragazzi e Sì, vai a sì, parlare sì. anche agli studenti, insomma, minorenni che poi dovranno o potranno decidere se iscriversi o meno a questo registro e qual è la reazione quando racconti la tua storia, che cosa pensano, che cosa rimane a loro secondo te di questa tua esperienza? Allora, è vero Alice, siamo in buone mani, nel senso che i giovani hanno una sensibilità altissima e non hanno filtri. Perciò Te lo chi ha, confermo questo. chi ha voglia di ascoltare riceve subito il messaggio. Hanno la capacità di mettersi a disposizione e quindi ascoltano, sono molto ricettivi e se tu ci pensi sono loro che faranno la differenza perché Sì. se un ragazzo di 18 anni si iscrive al registro di donatori midollo osseo, tu pensa che fino ai 55 anni puoi essere contattato, pensati quanto tempo hai a disposizione per poter salvare qualcuno. E se tutti quanti, e io sono fiduciosa anche in questo, tutti quanti i nostri ragazzi decideranno di farlo, probabilmente un giorno, mi piace pensarlo così, ci sarà un medico che entrerà in una stanza e dirà a una persona: guardi, i suoi esami del sangue non sono buoni, lei ha una malattia del sangue, ma sia tranquillo che c'è un donatore qua fuori. Mhm. Non- Bene, noi ti ringraziamo Tiziana Grazie a e te faremo di tutto Alice, per diffondere queste tue informazioni. Ehm, Ci risentiremo presto. Va bene? grazie Alice, Ciao, ciao, grazie. ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.